Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti, Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1, Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile, e Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue, sia dalla condizione chiamata iperglicemia, e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule. Ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche... Quegli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Signore e signori, buonasera, bentrovati con questo appuntamento con la cultura, con la promozione della cultura di Radio Veneto 1.
Direi di dare subito la parola all'assessore alla cultura di Treviso, che ci ha fortemente spalleggiato in questa avventura per i saluti di rito. Grazie, buonasera a tutti. Un'altra serata veramente speciale che sono felice di dare il via. Allora, io faccio un po' di ringraziamenti. In primis io volevo ringraziare Roberto Ghizzo qua a fianco a me, perché io credo che sia uno dei tesori di Treviso, perché veramente crede che Treviso sia e debba ritornare la piccola terra, questa frase che tutti avrete sentito e a cui veramente lui dà un significato. Fondatore di Radio Veneto 1, ricordo che Radio Veneto 1 è stata la prima radio di Treviso fondata nel 1975, tra l'altro il mio anno di nascita, quindi festeggiamo gli stessi compleanni, e tra l'altro la prima radio e l'unica radio italiana ad aver costituito un'orchestra sinfonica, quindi una prassi che all'estero è consolidata, quindi ricordiamo nei paesi dove ci sono molte radio che sono diventate famose, poi l'orchestra diventa a volte anche più famosa della radio. Quindi una serata speciale, perché poi questa orchestra è cresciuta nel tempo e pian pianino ha radunato attorno a sé, credo che si possa dire, i migliori artisti veneti che si avvicendano sul palco. Adesso poi sarà Roberto a raccontare, perché stasera avremo degli artisti molto importanti, molti artisti trevigiani, quindi è un concerto che dobbiamo sentire anche molto nostro. E come tutti i grandi eventi è grazie a chi li ha resi possibili, quindi ovviamente oltre a Radio Veneto 1 io ringrazio Fondazione Cassamarca e in particolar modo il suo presidente, il professor Garofalo, che ha dimostrato un'estrema disponibilità anche poi per le prove dell'orchestra, e le associazioni di categoria che sono sempre con noi, che rendono possibili così tanti eventi culturali a Treviso, la Camera di Commercio Treviso Belluno in primis, Confcommercio, l'Associazione Commercianti, la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato. Io ripasso la parola a Roberto, che vi racconterà un po' i contenuti e anche i protagonisti di questa serata, e vi auguro buon ascolto. Buonasera. Grazie Lavina. Innanzitutto un ringraziamento a voi tutti e alle autorità. Cito una per tutte, Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto onorarci con la sua presenza. Un particolare ringraziamento va proprio al professor Garofalo, il presidente di Cassamarca, che saputo che eravamo un po' in panne per le prove, perché di solito le facciamo al Teatro delle Voci, i ragazzi hanno una settimana di lavoro e mai più si va a togliere l'opportunità di poter lavorare. Saputo del nostro problemino, il professor Garofalo si è dimostrato una persona veramente di grande cultura. Io direi che un applauso lo merita. E con lui anche l'onorevole Gombo, che ci hanno messo a disposizione questa importante struttura. È importante fare le prove per avere il senso dell'acustica e avere proprio la percezione di quello che è l'ambiente dove si deve lavorare. Appunto un segno della provvidenza. Grazie, è bellissimo realizzare ed è stato accolto con grande impegno questo momento. Il nome Piccola Atene non arriva per caso. Qualcuno scrisse: trovandosi vacanti 2 cattedre di belle lettere nel seminario di Trevigi, nobilissima e coltissima città dello Stato Veneto, furono queste offerte a me e al fratello mio. Le accettammo entrambi con giubilo. Ne aveva questa città per dir tutto il comodo e tutti i più nobili incitamenti. Una bella e copiosa biblioteca che ebbi l'agio e l'autorità d'ordinare ed arricchire quei libri che erano a parer mio vantaggiosi, un paese abbondante di dotti, perspicui ingegni che ispiravano agli animi la santa e nobile emulazione, una brillante società amica delle lettere e dei letterati, un clima che collava
Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ben ritrovati dunque ai nostri radioascoltatori e ai nostri spettatori che ci seguono sul web per un nuovo appuntamento con Soldi e Finanza. Cos'è cambiato? Il programma di informazione finanziaria che serve un po' ad aiutarci a capire come possiamo investire bene i nostri soldi e come destreggiarci nel mondo della finanza. Nel primo appuntamento con Pierpaolo De Pazzi di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso abbiamo parlato di mutui che interessano sicuramente molte famiglie, ma c'è un altro argomento di sicuro interesse di cui però si parla anche poco, che riguarda tutti noi, che è quello della previdenza integrativa. Ebbene, ne parliamo oggi nel dettaglio con un altro esperto, con Andrea Menegazzi, il dottor Menegazzi, ben ritrovato, responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Dottor Menegazzi, che cosa significa previdenza integrativa? Allora, la previdenza integrativa è un ramo della finanza che mette a disposizione una serie di strumenti per gli investitori e diciamo tutti i cittadini, i contribuenti, che devono pensare al loro futuro quando avranno cessato l'attività lavorativa. Importante pensarci ora, soprattutto perché i dati recenti dell'INPS dicono che probabilmente, almeno per quando andrò in pensione io, probabilmente, non ne parliamo per i miei figli, probabilmente non ci sarà più denaro per coprire la previdenza. Sì, purtroppo la situazione della previdenza italiana, della previdenza pubblica, è una situazione che si è progressivamente deteriorata nel tempo. Ed è strettamente legata al sistema come funzionava qualche decennio fa, ma è anche legata alle dinamiche demografiche che si sono man mano sviluppate negli ultimi decenni. Dinamiche demografiche che vedono il tasso di natalità diminuire progressivamente e l'età media della popolazione, quindi diciamo l'invecchiamento progressivo della popolazione aumentare in maniera si vive di più fortunatamente, però alla fine c'è anche più gente che va in pensione. Fortunatamente si vive di più, però c'è più gente che va in pensione, l'età media della gente si eleva, per cui il numero di persone anziane aumenta e quindi il bilancio pubblico è sollecitato da due fronti, quello previdenziale, della previdenza pubblica, e il fronte della sanità, perché ovviamente ciascuno di noi man mano che passa l'età ha bisogno di un'assistenza sanitaria via via più elevata, per cui il combinato disposto di questi due aspetti, previdenza e sanità, ha messo in difficoltà il bilancio pubblico. Noi nel nostro piccolo che cosa possiamo fare, quindi, dottor Menegazzi, per cercare di affrontare al meglio questo problema? Cioè, nel senso, quando ci ritroveremo in un'età in cui non lavoreremo più e magari ci troveremo con una pensione che non sarà adeguata al nostro tenore di vita, possiamo correre ai ripari prima? Noi pensiamo che sia assolutamente necessario correre ai ripari prima, nel senso che quando si parla di pensione integrativa abbiamo come centro del problema il tempo, proprio anche per questioni anagrafiche, diciamo così, per cui quanto prima si inizia a pensare a costruirsi una pensione che vada anche ad integrare la contribuzione pubblica, che abbiamo detto è sempre più in difficoltà.
quanto prima anticipiamo questo intervento e quanto prima affrontiamo il problema e quindi riusciamo a garantirci nella vecchiaia il tenore di vita che siamo riusciti a conquistare durante l'età giovanile ed adulta con il sudore della nostra fronte. Ma quanto prima dobbiamo pensarci? Allora, è interessante questo aspetto perché quanto prima si inizia e tanto prima scatta il conteggio di alcuni aspetti tecnici, diciamo così, che hanno bisogno la legge sulla previdenza integrativa afferma che c'è bisogno di un tempo minimo affinché questi meccanismi maturino e possano dare i benefici. Dico una cosa molto semplice. Se io, per assurdo, ma non è per assurdo, apro una pensione integrativa a mia figlia che ha 13 anni. Non le sembra un po' oggi, troppo presto? Poi vediamo che non è presto. Tra 8 anni mia figlia avrà 21 anni è trascorso il minimo periodo di contribuzione, appunto gli 8 anni, che permettono, trascorsi i quali è possibile anticipare, fare dei riscatti anticipati dei premi versati, per cui mia figlia a 21 anni può anticipare il 30% dei premi che ha versato, del montante che è maturato nel tempo, e con il gruzzolo che ha ottenuto può magari pagarsi la retta universitaria oppure un master all'estero o l'Erasmus, quelle cose che i giovani d'oggi sono abituati a fare e quindi diciamo che la pensione integrativa può servire anche a anticipare l'autonomia dei giovani in un certo senso. Allora il genitore può fare, il papà o la mamma o perché no i nonni possono fare un bel regalo ai ragazzi aprendo subito una posizione pensionistica integrativa anche con un versamento minimo di 50 euro, perché nel momento in cui la posizione è aperta inizia il conto, per esempio, di quegli 8 anni che abbiamo appena citato, che permettono poi in futuro di usufruire dei benefici che la normativa mette a disposizione per questi strumenti. Sì, però dottor Menegazzi, a questo punto potrei investire questo denaro all'interno di un libretto di risparmio, un po' come aveva fatto la mia mamma, come avevano fatto i miei nonni quando io ero piccina, invece che investirli in una pensione integrativa, no? Il caro vecchio libretto risparmio. Allora, diciamo che i tempi sono un poco cambiati. Il libretto risparmio è gravato da una fiscalità indubbiamente elevata. L'aliquota fiscale sugli interessi maturati in un libretto risparmio, che di per sé sono bassissimi, perché attualmente nell'area euro gli interessi, diciamo, a vista sono a zero sostanzialmente, o poco sopra lo zero. In più questi interessi sono gravati da una fiscalità, da un'aliquota fiscale del 26%, vuol dire che dobbiamo ritornare allo Stato quasi un terzo di quello che è maturato. Di quei pochi interessi già che potrei prendere dal mio capitale all'interno di questo libretto, in sostanza. Se poi calcoliamo, non ce n'è tanta, ma se calcoliamo un minimo di inflazione che ci erode il potere d'acquisto, quella va a coprire poi il resto, per cui con un libretto io non riesco ad accantonare un montante che sia in grado poi di farmi i servizi di una pensione integrativa. E poi il libretto non ha altri vantaggi che la pensione integrativa ha, e sono vantaggi fiscali. L'aliquota degli interessi di una pensione è molto più bassa, 20% contro il 26%, significa che abbiamo un 6% di risparmio che è tutto grasso che cola di questi tempi. In più abbiamo una serie di vantaggi di tipo di protezione, diciamo così, perché la pensione mi protegge anche dalla premorienza, cioè il titolare della pensione integrativa se dovesse mancare, diciamo, e quindi non potesse godere lui stesso dei frutti del proprio lavoro, del proprio investimento, in questo caso il montante va agli eredi. Gli eredi possono beneficiare di questo montante. Il montante è fuori dall'asse ereditario, per cui è esente da eventuali tasse di successione, è impignorabile, insequestrabile, quindi accanto ai vantaggi fiscali ci sono anche una serie di vantaggi di tipo
protettivo, di protezione, che un libretto non ha, per cui non sono due cose paragonabili. I vantaggi della pensione integrativa, che è stata pensata proprio per questo, sono nettamente più elevati rispetto a un tradizionale investimento in un libretto a risparmio. Lei prima mi ha parlato di sua figlia ai 13 anni, io non ne ho proprio 13, ne ho 50, no, ma ci sto seriamente pensando, perché mi sembra molto interessante, ma io potrei aprire una pensione integrativa? Senz'altro sì. Alla mia veneranda? Sì, beh, non è poi tanto veneranda, ho 50 anni anche io. Diciamo che anche un cinquantenne può assolutamente pensare... Ma avrei qualche vantaggio, logico. I vantaggi fiscali che abbiamo appena accennato valgono per il tredicenne come per il cinquantenne, e questo è il grande vantaggio appunto del piano pensionistico integrativo. Diciamo che per un cinquantenne i vantaggi sono più spostati sul lato fiscale piuttosto che su quello finanziario, perché se comincio a pensare a una pensione integrativa a 50 anni, il tempo che mi rimane prima della pensione non è così considerevole per ottenere una progressione finanziaria in grado di darmi un contributo rilevante poi appunto all'integrazione della pensione. Ma neanche se verso annualmente un premio, come lo chiamate voi? Se sono una persona facoltosa che ha la capacità di versare un premio considerevole, ovviamente non le chiedo cifre, perché la metto in difficoltà. Non entrerei appunto nella questione delle cifre, perché poi la cosa è estremamente variabile. Immagino, certo. Per una diciamo mediamente per la capacità contributiva dell'investitore medio italiano rimane comunque fortissimo il vantaggio fiscale, perché faccio un esempio: se io verso 1.000 euro di premio, ho un'aliquota marginale all'anno, ho un'aliquota marginale del 23% IRPEF, certo. Riesco ad ottenere un vantaggio fiscale dal punto di vista della deduzione d'imposta di circa 220 euro, quindi dei 1.000 euro versati il mio costo effettivo si riduce a 770 euro, certo. E con quello che mi rimane, con il gruzzolo che mi rimane, che mi viene riversato dallo Stato come appunto risparmio fiscale, io posso pensare a qualcos'altro, per esempio a qualche altro investimento, e questo è un vantaggio oggettivo che esiste come incentivo per il piano pensionistico integrativo, e invece non è previsto per altre forme di investimento. Un'ultimissima cosa, poi la lascio andare. Quando percepirò questa pensione integrativa? Cioè quando andrò in pensione, con la pensione dell'INPS, con la pensione assolutamente dello Stato? Sì, quando scatta la vecchiaia o l'anzianità, a seconda dei casi, bisogna vedere quanti anni di contribuzione a ciascuno, quando i tempi sono maturi per vecchiaia o per anzianità e quindi io vado in pensione, posso beneficiare del montante, e quindi riesco appunto a monetizzare quello che ho accantonato in precedenza. Questo denaro, un'ultimissima cosa, questo denaro mi verrà elargito mensilmente o con il capitale intero? Allora, anche qui bisogna fare dei distinguo molto tecnici, perché io posso decidere di farmi liquidare l'intero capitale, sì, oppure posso anche per una parte ottenere una rendita, però qui appunto entriamo in distinguo tecnici che forse è meglio affrontare casomai nel singolo caso. E quindi diciamo che in questo caso la banca può dare un modesto quindi contributo. Voi lo fate questo? Se gli ascoltatori pensano di venirci a trovare, possiamo ovviamente dare delle indicazioni. Era proprio questo che volevo chiederle, cioè io da utente, da risparmiatore, da cittadino, dove devo andare? Cioè, mi verrà spontaneo guardare su internet, però questo è un servizio, tra virgolette, che offre anche la banca. Quindi. Sì, chiaramente su internet c'è un universo intero su questo argomento qui. Certo. La banca è un canale interessante che può essere appunto utilizzato per aggiornarsi, per informarsi e per avere magari qualche dettaglio tecnico più rilevante.
questa è una materia complessa per cui bisogna fare molto riferimento alla situazione individuale, che può essere appunto molto diversa una con l'altra. Bene, molto interessante. La ringraziamo quindi Andrea Menegazzi, il dottor Andrea Menegazzi, agli ascoltatori. Responsabile dei consulenti finanziari di Centro Marca Banca Credito Cooperativo di Treviso. Con lui abbiamo affrontato, come avete sentito, il tema della previdenza integrativa. Noi torniamo la prossima settimana, continueremo sempre a parlare di soldi e finanza, con particolare riferimento a quelle persone alle quali noi teniamo di più, che sono le nostre famiglie e le nostre aziende che ci danno da lavorare. Arrivederci e grazie. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Benvenuti in questa nostra terza pagina dedicata alla cultura, il nostro Elzeviro, nella quale vi proporremmo dal Teatro delle Voci di Treviso, una delle 3 strutture in Europa di questa dimensione. Un'altra si trova a Londra, l'Abbey Road Studio, dove hanno registrato Beatles, Rolling Stones, grandi complessi musicali, e l'altra ancora si trova a Sofia in Bulgaria, dedicata anche alla musica classica, come appunto il Teatro delle Voci di Treviso, con il quale stiamo riprendendo i contatti per riproporvi delle nuove produzioni che speriamo di riuscire a mettere in onda grazie al contributo di tutti. Come ben sapete, queste nostre produzioni appunto sono distribuite in tutta Italia nelle più importanti emittenti di informazione locale, e quelle che amano la cultura sono decisamente le più importanti, e siamo anche molto seguiti, siamo soddisfatti, perché stiamo dimostrando che la televisione locale non è solo televendite, è soprattutto informazione al territorio. Siamo i mezzi che gestiscono il rapporto con il territorio, qualcosa che i nostri politici forse hanno sottovalutato, non hanno adeguatamente preso in considerazione, e il nostro garbato messaggio è proprio a loro, perché riteniamo che le nostre realtà, come esattamente la cultura, sono luci che devono rimanere accese. E una delle più belle luci del Sud è sicuramente Telefoggia, ospite in questa puntata del nostro preludio al concerto. Linea alla regia. Da quasi mezzo secolo TV leader del territorio, Telefoggia nasce in via sperimentale nel 1974 e comincia la sua programmazione un anno dopo, nel 1975. Da sempre punto di riferimento per la provincia di Foggia, Telefoggia è visibile sull'LCN 12 in terra di Capitanata, sul 73 nella provincia di Bari e in gran parte del resto della Puglia. L'illuminazione della storica TV raggiunge anche le regioni limitrofe della Basilicata, dell'Abruzzo e del Molise.
Da circa 50 anni al servizio della gente, Telefoggia fa dell'informazione, dell'approfondimento e dell'intrattenimento i suoi punti di forza. Nel 2010 la TV si è dotata di una nuova, grande e moderna sede che ospita tutte le attività dell'emittente televisiva, con 2 spaziosi studi dedicati alla produzione e un'ampia sala congressi. Da sempre fucina di talenti, a Telefoggia hanno mosso i primi passi artisti come Gegè Telesforo e più di recente i comici Pio e Amedeo, che con la loro trasmissione Occhio di Bue spiccarono poi il volo verso le reti nazionali. Telefoggia è leader anche per la comunicazione in rete e social. La pagina Facebook dell'emittente conta in media 3 milioni di visitatori mensili. Presente anche su Instagram e YouTube, Telefoggia ha deciso di investire in quelli che sono i nuovi media per una TV che vuole essere al passo coi tempi e guarda al futuro con sempre più rinnovate ambizioni. E non possiamo che ringraziare Carmine Troisi che ci ha inviato questo bel servizio su Telefoggia. Telefoggia è una delle molte televisioni che lavorano per il territorio, lavorano per voi. Un cenno di riconoscenza da parte vostra è molto gradito, perché grazie a voi noi esistiamo. Per voi noi esistiamo. E per voi, visto che non si può andare a teatro, visto che non si può andare al concerto, in auditorium, in chiesa, vi proponiamo una serata come foste a teatro, a concerto, di buona musica classica. Vi aspetta tra poco un concerto dedicato sostanzialmente ad Antonio Vivaldi. Di lui il concerto alla rustica in sol maggiore per sola orchestra, dirige il maestro Giorgio Sini, dopodiché l'RV 149 per violoncello e archi, solista Giuseppe Barutti, seguirà poi l'RV 547 per violino e violoncello, violino solista il grande Glauco Bertagnini, accompagnato dall'almeno altrettanto grande Giuseppe Barutti, sempre di Antonio Vivaldi, dalla raccolta Il cimento dell'armonia e delle invenzioni, 4 concerti, quelli dedicati appunto alle 4 stagioni, Glauco Bertagnin al violino solista. E per concludere un ospite d'onore, il nostro amatissimo Paolo Tagliamento, un talento incredibile che avete più volte visto. Da lui, di Johann Sebastian Bach, il divino Bach era legatissimo a Vivaldi, è stato uno dei più grandi sostenitori dell'innovazione di Antonio Vivaldi. Di lui Paolo Tagliamento ci farà ascoltare la sarabanda Giga numero 2 BWV 1004. Johann Sebastian Bach ha patito la stessa sorte di Antonio Vivaldi, relativamente limitata. Antonio Vivaldi ha avuto 180 anni di oblio, Johann Sebastian Bach ne ha avuti, si fa per dire, solo 100. Ebbene, ascoltiamoceli. Il lavoro di Antonio Vivaldi fu riscoperto dopo oltre 180 anni di oblio negli anni 20 del secolo scorso. Le sue opere erano letteralmente sparite e ritrovate poi tra il Piemonte e la Lombardia grazie al professor Alberto Gentili di Vittorio Veneto, al quale era stata conferita la prima cattedra di musicologia d'Italia presso la Regia Università di Torino. A catalogare ben oltre 1 migliaio di componimenti, alcuni non ancora eseguiti, insigni maestri del calibro di Angelo Efrican, Gianfranco Malipiero e il conte Antonio Fanna, ancora vivente, al quale si deve la catalogazione proprio del concerto alla rustica che andremo ad ascoltare ora e che fa parte del gruppo di concerti che Vivaldi scrisse senza la presenza di un solista per una facile esecuzione da parte delle allieve della sua ben nota Scuola delle Putte, le orfanelle e ragazzine senza famiglia assistite dall'ospedale della Pietà. Un concerto destinato, si dice, all'esecuzione in chiesa.
Tra i più di 450 concerti destinati a qualsiasi strumento, violino, violoncello solo per citarne un paio tra gli archi, fiati in uso ai tempi di qualsiasi genere, senza dimenticare il clavicembalo e l'organo, nel concerto in si bemolle maggiore Vivaldi mette l'accento sulle performanti potenzialità di violino e violoncello, quest'ultimo tra l'altro considerato ancora oggi lo strumento più vicino alla voce umana. Dopo il lento recitativo iniziale, l'allegro moderato a seguire brilla nel suono dei due strumenti ad arco. L'armonico andante poi di fatto libera i solisti nello svolgere il loro tema. E infine l'allegro molto del finale fa risaltare maestosità e splendore degli allegri alla Vivaldi.
Il concerto per violoncello in La minore RV 419, che andremo ad ascoltare, è forse la più eloquente conferma di come Antonio Vivaldi abbia rivoluzionato la scrittura della musica, intraprendendo nuove metodiche per avere come risultato sonorità straordinarie. In questo nuovo modo di concepire il concerto ha adeguato la composizione per il violoncello quale strumento solista, senza mancare di dare la massima considerazione al suo rapporto con l'intera orchestra, tutto ciò preoccupandosi di esaltare sia il valore virtuosistico del solista che le sonorità proprie dello strumento. In questo senso ne è prova l'interpretazione di un grande virtuoso, Giuseppe Barutti e il suo violoncello.
L'opera ottava, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, comprende 12 straordinari concerti che hanno reso ad Antonio Vivaldi una grande popolarità. In particolare i primi 4, dedicati alle 4 stagioni, hanno entusiasmato il grande pubblico del tempo e tutto ciò ancora oggi. In questa raccolta Antonio Vivaldi rivoluziona la struttura formale e ritmica del concerto con invenzioni tecniche, novità stilistiche che influenzano grandi compositori, tra i quali anche il divino Bach. Le 4 stagioni rappresentano forse il più importante caposaldo del concerto descrittivo per l'immensa maestria, l'innovativa tecnica di concertazione degli archi e del violino solo, e l'inesauribile espressività di ogni brano.
Il prete rosso, così veniva chiamato Antonio Vivaldi, ancora in vita era famosissimo in Europa, soprattutto in Francia, nei Paesi Bassi, Inghilterra e Germania. Oltre a compositore, fu tra i più grandi virtuosi del violino della storia, considerato il maestro dai grandi compositori e strumentisti del tempo. Solo per dire, Johann Sebastian Bach ha trascritto per organo, clavicembalo e 4 strumenti i 13 concerti per violino di Vivaldi, tanto che nei 180 anni della sparizione di oblio delle opere di Vivaldi erano queste, assieme alla partitura delle 4 stagioni conservata nella Biblioteca dei Reali del Belgio, le uniche testimonianze del suo lavoro di compositore. Il giovane violinista Paolo Tagliamento, ospite d'onore del concerto, eseguirà un tributo al grande Johann Sebastian Bach, la Sarabanda e Giga numero 2 BWV 1004.
credo sia stata una gran bella serata di grande musica. Siamo lietissimi di avervi dato modo di passare un'oretta e mezza, un'ora e mezza amena. Purtroppo non si può uscire, purtroppo non si può andare da nessuna parte, almeno godiamoci la musica classica. Questo è il senso del nostro lavoro, darvi un servizio. Da parte vostra vi raccomandiamo, rispettate tutte le regole, vi raccomandiamo, comprate italiano. Abbiamo bisogno di dare una mano ai nostri commercianti, ai nostri produttori, ai nostri agricoltori, ai nostri industriali, ai nostri artigiani. Non dimentichiamoci. Rispettiamo le regole e dimostriamo quello che siamo. Numeri 1. Grazie ancora per l'ascolto. Sostenete le vostre radio, le vostre televisioni locali. Sono il rapporto con il territorio. È gente serissima che lavora per darvi ottima informazione e per tenervi informati sul territorio. Hanno gli stessi diritti delle testate nazionali. Grazie e alla prossima. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Qui siamo nell'isola di Sant'Andrea, già Castel Nuovo, perché inizialmente la prima fortificazione del sito, veneziana, è medievale e il primo castello non era qui ma era a San Nicolò, dall'altra parte, quindi la chiusura della bocca di una delle 3 bocche di porto della laguna di Venezia, detto appunto Castelvecchio. Si decise di erigere un castello cosiddetto nuovo intorno al 1100-1200. Sappiamo che nel 1300 esistevano questi docastei che avevano una tipica struttura anche architettonica dei castelli medievali con torri merlate, non particolarmente importanti come dimensioni. Uno conservava ancora delle torri di legno, vi erano degli edifici affiancati che servivano per la truppa e per gli ufficiali, per gli armamenti. Vi era anche una torre campanaria, questo dall'altra parte, per una campana che doveva servire proprio ai naviganti per i cosiddetti caligi, i caighi, la nebbia. Nel 400 si cominciò, tra fine 300 e i primi 400, si cominciò a sentire la necessità di una fortificazione più importante, soprattutto dopo la guerra di Chioggia. Nel 1380, con la pace di Torino, Genova è costretta a riconoscere la supremazia di Venezia e la Repubblica di Genova come indipendenza finirà per sempre, anche se formalmente cadrà anch'essa con Napoleone. E tuttavia i veneziani scoprono la loro fragilità, perché come voi sapete i genovesi arrivano alle lagune, arrivano a Chioggia, poi da assedianti sono assediati, vengono sconfitti, ma fu quasi un caso del destino. Allora si scopre tutta la fragilità, si comincia a ritenere che una buona flotta turca o spagnola o pontificia, si diceva all'epoca, avrebbe avuto facile gioco nel entrare all'improvviso, forzare le fortificazioni che non erano fortificazioni importanti, rompere le catene, acquartierarsi tra Piazza San Marco e San Giorgio e di chiudere la partita in 4-4 ore. Si cominciò quindi a costruire il forte di Sant'Andrea, che venne chiamato così per la prima volta di Sant'Andrea dal nome dell'isola e non più Castelnuovo, sotto il dogado di Michele Steno. Vedremo infatti, siamo a metà del 400, vedremo poi se potremo andare perché c'è un passaggio
molto pericoloso per arrivare al primo terrazzamento senza ripari e con rischio di caduta, quindi adesso vediamo come siamo messi. C'è il leone di San Marco, ci sono i 2 stemmi ancora con la stella della famiglia Steno. Steno aveva anche è un doge molto importante nella Repubblica anche per il tipo di edilizia che sotto il suo dogado viene portata avanti. Per esempio viene completato il Palazzo Ducale così come lo conosciamo, tant'è che sul molo c'era il doge Michele Steno, sul Palazzo Ducale, la facciata sul molo, c'era il doge Michele Steno inginocchiato davanti al leone, secondo la tipica iconografia che voi trovate ancora sulla Porta della Carta, Francesco Foscari, o sulla piazzetta Andrea Gritti. Come gli altri è stato distrutto dai francesi nel 1797, stranamente quello non è stato ricostruito, gli altri sono stati distrutti. Allora dicevo, non è ancora questa la fabbrica però, quella di Michele Steno, la prima struttura, portiamoci un po' più qua. La prima struttura è quella quattrocentesca, ma la vera riforma rivoluzionaria del forte avviene nel Cinquecento. È intorno agli anni 30 del Cinquecento che si comincia a pensare a una fortificazione moderna, non più fortificazioni solo a castello, ma fortificazioni che abbiano 2 caratteristiche. Una, quella delle fortificazioni cinquecentesche che cominciano a dover essere abili a sopportare i colpi delle grandi artiglierie. 2, quella di avere delle caratteristiche uniche, cioè quella di poter affrontare eventualmente una flotta che avesse forzato la bocca di porto. Come? Con un acquartieramento di artiglierie posizionato in modo adatto a poter colpire le navi da qualunque posizione e soprattutto sull'opera viva delle navi, tra l'opera viva e l'opera morta, in modo da creare l'affondamento delle navi che potessero avanzare. Si pensa a un grande ingegnere della Repubblica, Michele da San Micheli, veronese, il quale proprio in quegli anni del Cinquecento dà grande prova, che ancora oggi rimane visibile a tutti noi, della sua perizia architettonica, particolarmente in architettura militare, sia in Dalmazia che nell'entroterra veneto, che appunto qui nel Forte di Sant'Andrea, che è una delle sue opere più importanti. Ed è una delle prime opere con il forte a bastioni detti angolari, perché è un bastionamento fatto studiato per creare un fuoco incrociato di artiglieria che ripari il forte da tutti i lati e che contemporaneamente protegga da tutti i lati la navigazione e eventualmente possa difendersi da attacchi che vengono dall'esterno. Ecco che il forte Sant'Andrea determina anche un po' la perdita di importanza dell'altro forte di San Nicolò, che però rimane speculare, rimane una caserma, quindi un acquartieramento in epoca avanzata soprattutto di soldati schiavoni, dalmati quindi, cosiddetti truppe illiriche, e rimane il contraltare del forte di Sant'Andrea. Tra i 2 forti vi era comunque sempre una catena che veniva tesa. Tra i 2 forti. Tra i 2 forti. Si fermavano. Sì, tenete presente una cosa, adesso quando andiamo su sarà suggestivo pensare a quello che vi sto dicendo. Contrariamente a quanto si pensa normalmente, la flotta veneta, che era soprattutto tra 6 e 700 particolarmente importante, in un periodo in cui si ritiene invece che la Repubblica sia decadente, la forza militare era ancora di primo ordine, era superiore alla flotta veneta per quanto riguarda navi di primo rango, cioè da 77-80 cannoni, superiore a quella inglese, per capirci. Non era a distanza qui a San Marco all'Arsenale, ma a Corfù. Corfù era la base militare della Repubblica, c'era anche la scuola militare. Per cui quando si pensa sempre ai problemi dei fondali, eccetera, sono veri solo in parte, perché le navi uscivano dall'Arsenale, uscivano con un sistema particolare i grandi vascelli, i cosiddetti cammelli, che erano dei galleggianti con delle gomene poste sotto il fasciame della nave veniva sollevata e usciva di qui. Poi la nave, salvo riparazioni ogni certo numero di anni importanti, perché la Repubblica aveva arsenali anche in giro per il Mediterraneo, non faceva più ritorno qui. Non faceva più ritorno qua a Venezia, ma rimaneva operativa nell'Adriatico o nell'Egeo. Dicevo, questo forte viene concepito da San Micheli con 40 cannoniere. Le cannoniere sono quei fori che vedete all'altezza d'acqua, costruite più strette nella parte anteriore dove usciva il vivo di volata della bocca da fuoco, più ampie nella parte posteriore perché dovevano dare libero sfogo al fumo e ai gas nel momento della sparatoria.
possiamo accedere alle porte. San Michele ha costruito il ponte con una grande perizia, noterete adesso i mattoni disposti a spina di pesce, le volte tipiche di architettura militare, ma anche sempre attenti a una grazia formale, come il bugnato di pietra d'Istria delle porte o le scale in pietra d'Istria molto curate anche nel toro, quindi nel gradino. Intorno agli anni 40 del 500 questa struttura è ultimata, vedrà dei perfezionamenti dopo la battaglia di Lepanto, tant'è che poi non so se riusciremo ad accedere sotto perché ripeto è pericoloso l'accesso, adesso vediamo chi se la sente o non se la sente. Qui sotto c'è un meraviglioso leone di San Marco, fortunatamente solo parzialmente scalpellato, sempre dalle truppe francesi, vedrete l'ala sinistra scalpellata, con un'iscrizione che ricorda che per ricordare la grande vittoria navale che non viene mai nominata Lepanto, ma è la vittoria navale per antonomasia, si dà atto appunto della finitura delle opere del forte. E vedrete anche lo stemma del doge Alvise I Mocenigo, che era lo stemma che era il doge proprio che dogava allora quando vi fu l'assedio di Cipro e la battaglia di Lepanto. Le bocche di porto sono sempre state inviolate per tutta la storia millenaria della Repubblica di Venezia, soprattutto poi dopo che vi fu la presenza di queste fortificazioni. Per la prima volta vengono forzate il 20 aprile del 1797. Siamo in piena bufera napoleonica quando Bonaparte ha deciso, senza ancora dichiararlo apertamente, di far fuori la Repubblica Veneta neutrale. Stato neutrale, primo Stato a riconoscere la Repubblica Rivoluzionaria Francese europeo. 3 brick francesi, nella sera del 20 aprile, pioveva, cominciava a imbrunire, c'era una tempesta in mare, cercano di forzare appunto l'ingresso. Il comandante del forte si chiamava Domenico Pizzamano, dall'altra parte vi erano i soldati bocchesi, dalmati delle Bocche di Cattaro, tra i più fedeli alla Repubblica Veneta, comandati da Alvise Viscovic. In quel frangente vengono sparati alcuni colpi di artiglieria di avvertimento perché vi era un decreto del Senato che impediva a qualunque legno straniero, se non fosse autorizzato, di accedere al porto di Venezia. Il comandante di una di questi brick, che si chiamava infatti Libérateur d'Italie, voleva quindi essere anche sul piano della propaganda l'arma di ingresso e di liberazione della Repubblica di Venezia, prosegue la sua marcia, gli altri 2 brick fanno dietro fronte, se ne vanno dopo i primi colpi di artiglieria. Prosegue la sua marcia, a un certo punto qui le versioni francese e veneta si distaccano, ma più o meno possiamo riassumere così l'evento. Pizzamano fa tirare altri colpi di artiglieria, ma non sulla nave, sempre di avvertimento, ma da San Nicolò si stacca una barca di dalmati, i quali, senza pensarci 2 volte, assaltano il brick francese all'arma bianca, uccidono il giovane comandante Logere e altri 4 dell'equipaggio. Il Domenico Pizzamano, il comandante del forte, verrà per questo decorato, ma questo sarà uno degli episodi che Napoleone userà a pretesto, insieme ad altri, la rivolta delle Pasque Veronesi e altre cose, per dichiarare formalmente guerra il 1 maggio del 1797 alla Repubblica Veneta, dicendo che era stato un assalto proditorio di una nave in difficoltà, in panne, che chiedeva soccorso. Domenico Pizzamano verrà processato successivamente, lui e i 3 inquisitori di Stato dovranno lasciare per essere graziati metà del loro patrimonio nelle casse della Repubblica Francese. Questo è il primo e l'ultimo episodio in cui il porto di Venezia è stato violato militarmente. Mi piacerebbe portarvi, ripeto, qua sotto, venite a vedere un po' per capire se siete in grado di seguirmi o se avete... Allora, come vi dicevo, vedete questi 2 stemmi, uno a destra e uno a sinistra, sono gli stemmi del doge Michele Steno. Vedete lo stemma gentilizio sormontato dal corno dogale e il tipico fregio gotico intorno. Anche il leone è ancora goticheggiante, è precedente certamente allo stemma Mocenigo, che invece vedete a destra e a sinistra le 2 rose, le rose mocenighe, perché vedete che è un leone con i tipici tratti gotici anche nella criniera, sembrano poi le capigliature
Madonne ancora del 300-400. Dicevo, vedete lo stemma Mocenigo, Alvise primo Mocenigo, è il primo dei 4 dogi che si chiameranno Alvise Mocenigo nella storia di Venezia, ed è quello della battaglia di Lepanto che viene qui ricordata, con un'iscrizione che possiamo tradurre così: perché nulla mancasse de esset ad una città già tra le più munite di tutte, la più munita di tutte, per natura. Questo propugnacolo, questo forte, i 10, cioè il Consiglio dei 10, vollero porre dogando Alvise Mocenigo nell'anno della grande vittoria navale. Non c'è neanche, vedete, non si dice Lepanto, non si dice 1571, si dà per scontato che si debba saperlo. Quindi questa è la conclusione anche architettonica del forte. Vedete che il leone ha sofferto perché ha una scalpellatura, dicevo, nell'ala sinistra, ed è anche rotto a metà perché si dice, non so se sia vero, che sia stato divelto, gettato in acqua e recuperato successivamente da mani pietose. Qui c'è anche un piccolo aneddoto: vi fu anche Casanova, Giacomo Casanova, perché Casanova servì la Repubblica nella flotta come sottufficiale. Era giovanissimo, 18-19 anni, andò anche a Corfù, che era proprio come dicevo, la base navale, e racconta degli aneddoti che ricordano un po' le storie dell'ammiragliato inglese, le ufficiali, le mogli naturalmente gli interessavano molto, eccetera. Qui fu anche imprigionato perché combinò guai e se ne scappò nottetempo e vi lasciò la divisa secondo i suoi costumi. Due fughe che altro che la fuga di Palazzo Ducale è un po' più complessa. Ecco, questo proprio, vedete... La prima battaglia con gli arabi contro se no sei Zara. Potete considerarlo uno dei simboli proprio della potenza navale veneta. Quante persone stanziavano? Più o meno, così, qualche centinaio. Come capienza? Qualche centinaio. Qualche centinaio. Beh, a seconda poi, pensi nel periodo in cui a un certo punto si tenta di armare, dopo la rivoluzione francese, tra il 93 e il 94, 1700, qui ci sono state 500-600 persone e di là siamo arrivati fino a 20.000 schiavoni. Hanno creato degli acquatelli. Sì. Era molto munita, un peccato che non abbia resistito, perché si raccontano tante palle sulla struttura della Repubblica Veneta dell'epoca. Era una repubblica che aveva ancora tante cose da dire, era ancora ricca, non era più la Repubblica del 400, ma gli stati certamente non possono pretendere di mantenere lo stesso tipo di potenza nel tempo. E aveva una flotta munitissima, bastava riattarla, era una flotta non adusa alla guerra da un po' di tempo, non da moltissimo, perché l'ultimo grande ammiraglio della Serenissima è Angelo Emo, è sepolto in un bellissimo monumento neoclassico che c'è nella chiesa di San Biagio all'Arsenale, e aveva fatto una campagna contro i Beylikati, si chiamavano, cioè contro i cantoni barbareschi, quindi quella che oggi è l'Algeria, la Tunisia, bombardando Tunisi, Sfax, Biserta tra il 1784 e il 1787. Ed era una flotta in quel momento ancora molto tenuta, molto bellicosa. Angelo Emo peraltro aveva costruito anche delle batterie galleggianti che potevano andare sulle secche e bombardare le coste. No, da lì fuori per i cannoni. Quelle sono le cannoniere, sì, perché il cannone stava proprio a pelo d'acqua. A pelo d'acqua. Quella lì, una flotta qui non avrebbe avuto scampo. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buongiorno da Mattia Zanardo. L'autismo è una condizione che colpisce un bambino ogni 100 nuovi nati.
Veneto Autismo è una nuova associazione fondata a Treviso da pochi giorni, ma che nasce dall'esperienza sul campo ormai pluriennale di Nicola Pasqualato e di sua moglie Maria Chiara Nordio. Maria Chiara Nordio, che è la direttrice scientifica di questa associazione, Nicola Pasqualato invece ne è il presidente, e l'abbiamo qui con noi proprio per presentarci questa nuova realtà e le sue prime iniziative. Buongiorno Nicola Pasqualato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, Veneto Autismo, innanzitutto con quali obiettivi nasce questa associazione? Veneto Autismo continua a perseguire gli obiettivi dell'origine, e cioè da quando ormai 6 anni fa abbiamo avuto diagnosi di autismo per Luca adesso ha 9 anni, siamo entrati in un mondo davvero sconosciuto. Io da ex comunicatore, ex giornalista, mi sono trovato in un ambiente assolutamente alieno, pieno di codici, gerghi, professionisti, nomi di terapia, assolutamente non conoscevo nulla prima di quel giorno lì, e nemmeno quel giorno lì poi ho imparato a conoscere tutto da subito. Ho cominciato un viaggio che si fa spesso soli, senza supporto di altre famiglie. I clinici spesso, anche se adesso un po' le cose sono cambiate, consegnano una diagnosi scritta dicendo: cari genitori, vostro figlio è autistico, grazie, arrivederci. Quindi è scarsissima la preparazione da parte dei clinici nei confronti dei genitori, e i genitori vanno un po' a tastoni, a tentoni, poi si mettono su internet. E allora noi, che abbiamo fatto una missione di questo studio, ci siamo messi a studiare tutte le notti da ormai 6 anni, e abbiamo fatto una nostra conoscenza del mondo, e abbiamo deciso di metterlo a disposizione. Quindi da diversi anni facciamo conferenze. Ovviamente noi ci occupiamo delle cose basilari, ad esempio la conferenza, il seminario che facciamo dal titolo Abbecedario degli autismi, si occupa di dire le cose semplici, cose che sembrano semplici ma che sono davvero ancora sconosciute. Ad esempio, ci sono ancora persone che pensano che l'autismo sia contagioso o che sia causato dai vaccini, per esempio. Ecco, noi spieghiamo queste cose, naturalmente partendo da documentazione scientifica validata e da ricerche scientifiche. Spieghiamo anche un po' come funziona la mente autistica in linea generale, anche se tutti sanno che tutti i soggetti sono anche molto diversi fra loro. Ecco che allora l'obiettivo è quello di divulgare il più possibile il funzionamento della mente autistica, cercare di rompere quegli stereotipi che spesso ci sono in questa condizione, come per esempio molti ritengono che siano tutti dei geni. In realtà se ne contano solo 200, 100 nel mondo gli assoluti geni, un po' come Rain Man nel film che tutti abbiamo visto. Celebre film. La maggior parte di queste persone ha associato anche un grave ritardo mentale, quindi grosse difficoltà in casa, grosse difficoltà di gestione. Questi soggetti spesso devono essere sorvegliati fisicamente con la presenza continua H24 di mamma, papà o da altre persone. E allora cerchiamo anche di potenziare le famiglie che entrano in questo mondo e davvero non sanno che pesci pigliare. Quindi l'obiettivo è fare l'informazione, formare, e spesso ci succede di ricevere telefonate di genitori con bambini piccoli che appunto ricevono diagnosi e non sanno che DGS-NAS, perché questa è la dicitura, è un acronimo che viene utilizzato nelle diagnosi, significa poi alla fine autismo. E quindi anche lì è difficile interpretare i documenti. Noi mettiamo a disposizione di tutti coloro che appunto ce lo chiedono la nostra esperienza. Facciamo appunto anche questi seminari pubblici dal vivo. Invitiamo, come l'anno scorso abbiamo invitato l'amica Olga Bogdashina, che è la massima esperta mondiale della sensorialità in autismo, che ha dato davvero un grande contributo a tutta la materia, scandagliando gli aspetti della sensorialità, del disordine sensoriale in autismo. Quindi continuiamo con questi obiettivi che secondo noi sono davvero importanti. E Nicola Pasqualato ha già accennato en passant ad alcuni dei temi e degli argomenti anche delle prime iniziative di Veneto Autismo. Ne parleremo tra pochissimo un po' più nel dettaglio. Prima volevo chiedere a Nicola Pasqualato, citava la famiglia che rimane certamente il primo soggetto che
in qualche modo subisce anche la diagnosi di autismo di un figlio, di un suo componente, ma poi è anche la prima linea per affrontare questa patologia. Certamente, questo è nei fatti, perché la diagnosi arriva in famiglia, arriva tra mamma e papà e subito arriva come una bomba atomica, anche in questo caso, dirompe e mette a dura prova i rapporti fra mamma e papà, perché spesso a causa di teorie molto vecchie ma ancora diffuse che ritengono che l'autismo sia causato da un'errata relazione fra le persone, soprattutto tra mamma e figlio, la famigerata ormai teoria della mamma frigorifero, allora cominciano i sensi di colpa, accuse varie, quando invece si sa che è una condizione neurobiologica che si predetermina nell'utero della mamma tra il primo e il secondo trimestre di gravidanza. Quindi è proprio per cause di mutazioni genetiche che la mente autistica si predispone all'autismo e diventa tale poi nel tempo. Però arriva questa bomba e le coppie scoppiano. Noi conosciamo diverse mamme sole, perché poi spesso lo sappiamo, l'elemento fragile è il maschio, è il papà che in molti casi se ne va, proprio lascia la moglie col bambino con autismo, anche con associato un ritardo grave, quindi conosciamo diverse persone, mamme sole con un bambino autistico con grave ritardo mentale. Però come colpisce, correttamente dice lei, all'inizio la coppia, la famiglia di fatto è il primo ammortizzatore sociale, si potrebbe dire, la prima agenzia educativa. E lo è anche non solo nei fatti, ma anche formalmente, perché le linee guida sull'autismo emanate dall'Istituto Superiore di Sanità italiano pone nella prima raccomandazione, e Veneto Autismo nasce proprio su questa prima raccomandazione, l'empowerment delle famiglie, cioè dice: care famiglie, mettetevi al centro dei processi di abilitazione dei vostri figli, in primis noi aggiungiamo perché la famiglia sarà sempre la massima esperta dell'autismo di quel soggetto, di quel bambino, e in secondo perché è quell'agenzia educativa che passerà tutta la vita, la maggior parte delle ore della giornata con quel soggetto, e quindi dovrà imparare a conoscerlo, dovrà imparare ad aiutarlo, a comprenderlo, a capirlo e diventare il punto di collegamento con il mondo esterno. Ecco che allora mettere al centro la famiglia nei processi di abilitazione, naturalmente nel corretto rapporto con i clinici, perché è un rapporto di collaborazione con l'equipe dei clinici del Centro per l'Autismo di riferimento locale, naturalmente, diventerà il nucleo fondante del progetto di abilitazione e del progetto di vita di quel soggetto autistico. E la famiglia in qualche modo sarà al centro anche del debutto ufficiale, del primo evento pubblico dell'Associazione Veneto Autismo, che, lo ricordiamo, è stata costituita davvero da pochi giorni, ai primi di marzo. Il 24 marzo a Monastiera, al Parco Hotel Villa Fiorita, avete organizzato appunto un evento di presentazione proprio dell'associazione. Sì, lo scopo è mettere al centro la famiglia in ogni situazione di difficoltà. Ecco che allora verrà a parlare della bellezza della famiglia l'avvocato Gianfranco Amato, il presidente dei Giuristi per la Vita, che da molti anni gira l'Italia a celebrare la bellezza appunto della famiglia e la centralità in tutte le società, in tutte le civiltà, e verrà anche Luca Di Tolvi, uno scrittore ex gay che ha avuto un suo percorso personale e che è arrivato alla conclusione, anche lui, che la famiglia è centrale per ogni difficoltà. Ecco che allora l'autismo, nel caso della disabilità psichica e tante altre situazioni di difficoltà, vedono e mettono al centro la famiglia come punto di arrivo, ma come punto di felicità. Quindi si potrebbe dire che la famiglia è il segreto della felicità, mamma e papà sono il segreto della felicità. Dunque, appuntamento venerdì 24 marzo alle 21 al Parco Hotel Villa Fiorita di Monastier. L'ingresso è libero, ma poi, come sempre in simili occasioni, le eventuali offerte raccolte andranno proprio a sostenere l'attività di Veneto Autismo. Un'attività, un calendario che vede già i primi appuntamenti, oltre a questa serata di presentazione.
Sì, infatti il 31 marzo cominceremo un breve ciclo di incontri sugli autismi, li abbiamo chiamati così, che poi seguiranno il giorno dopo, il 1 aprile, e si concluderà il 2 aprile, la giornata mondiale di sensibilizzazione in autismo stabilita dall'ONU. Il 31 marzo noi proietteremo il film Temple Grandin, Una donna straordinaria. È un film biografico molto interessante, molto bello, ai noi poco diffuso perché non è stato nemmeno distribuito in Italia nelle sale cinematografiche, è stato trasmesso in chiaro nei canali molti anni fa, nei canali a pagamento, stranamente in chiaro quella volta, e parla di questa donna vivente autistica più famosa al mondo che con un autismo, noi diciamo, ad alto funzionamento, che ha rivoluzionato non solo la zootecnia grazie alle sue intuizioni, ma soprattutto ha permesso per la prima volta di entrare nella mente autistica, perché ha rappresentato e rappresenta l'emblema delle persone autistiche che raccontano le loro percezioni. Noi dobbiamo ricordarci che la maggior parte delle cose che conosciamo, ecco perché spesso nei grandi convegni internazionali a parlare sono mamme, papà, fratelli di persone con autismo. È importante chiedersi questo, perché su 10 relatori 9 sono mamme, papà, fratelli, e poi il 10° è il neurobiologo che studia il DNA. Perché? Perché la conoscenza della mente autistica arriva grazie, diciamo, a familiari che si spaccano la testa giorni e anni per cercare di entrare nei ragionamenti dei loro figli e dei loro fratelli, e poi quando arrivano a trovare una spiegazione del loro comportamento così strano, così difficile, allora trovano quella regola, diciamo, che vale per quel soggetto ma che magari non vale per altri soggetti, ma che in certi aspetti si può generalizzare. Ecco che Temple Grandin per la prima volta ha parlato delle sue sensazioni, e alla fine del film infatti c'è una bella scena dove si rappresenta proprio questo, dove lei alza la mano e dice: ma io penso così e quindi deduco queste cose. Ecco, la fine del film è molto, molto interessante per questo. Poi il giorno successivo, il 1 aprile, terrò un seminario che chiamiamo Abecedario sugli autismi, ne accennavamo prima, e cioè una serie di notizie di base, informazioni di base. Parleremo della preistoria, delle prime teorie in parte sbagliate e poi corrette dagli stessi psichiatri o psicologi, in parte sbagliate e non corrette da loro stessi ma corrette da altri, e in parte sbagliate che ancora sopravvivono. Perché la teoria della mamma frigorifero, ne parlavamo prima, è una teoria che ancora serpeggia in addirittura alcuni clinici. Noi percepiamo subito quando siamo a colloquio con qualche medico o qualche psicologo, quando parliamo del nostro figlio Luca, e in quelle piccole risposte capiamo che c'è un senso di accusa nel comportamento dei genitori, come fosse appunto la causa dell'autismo dei bambini. Lo percepiamo subito noi genitori, e quindi poi capiamo che avremo solo un certo tipo di risposte da quel mondo. Ecco che allora anche tante leggende metropolitane, come per esempio che l'autismo sia causato dai vaccini, cosa assolutamente infondata, ampiamente discussa e dimostrata, ma che dichiara che la leggenda metropolitana più famosa al mondo, perché questo bisogna dirlo, e cioè che i vaccini causino l'autismo è la più conosciuta al mondo, la più diffusa, non a caso colpisce proprio la condizione autistica. Noi ci siamo dati una risposta a questo: perché colpisce la condizione autistica e non so, i problemi renali o il cuore o altre cose? Perché è una materia ancora molto sconosciuta, molto diffusa, ma sconosciuta. Noi utilizziamo per esempio il termine di ragazze invisibili dell'autismo, perché quando colpisce la maggior parte dei casi le ragazze è davvero molto difficile diagnosticarlo. Quindi se, a differenza di altre patologie, diventano evidenti o perché ci sono degli esami invasivi, o perché per esempio nella sindrome di Down si vede esteticamente che un bambino sono dei sintomi chiari, evidenti. Ecco, nel caso dell'autismo anche la diagnosi diventa difficile e richiede molti mesi, molti test per arrivare a una diagnosi fondata e seria, riconoscere appunto i sintomi che poi portano a questa cosa. E in questa ambiguità poi chiaramente purtroppo proliferano anche queste teorie pseudoscientifiche
Esattamente. sono uno dei problemi e che voi cercherete in qualche modo di, se non confutare, quantomeno di porre dei punti fissi, dei paletti, insomma, anche per orientare non solo le famiglie che magari hanno dei parenti, dei figli con queste problematiche, che forse sono già in qualche modo attrezzate o predisposte, ma anche magari poi altri cittadini, perché questi incontri sono aperti a tutti, naturalmente. Nicola Pasqualato. Sì, sono incontri pubblici, aperti, liberi, non è necessaria l'iscrizione, li faremo qui a Treviso in piazza Pio X, la sede nazionale, la sezione di Treviso dei mutilati invalidi di guerra, e parleremo anche di questo mondo, come lei ha accennato, che è ancora pervaso da persone che per esempio propongono cure per l'autismo tramite la somministrazione di cucchiaini di omega 3. Per esempio. Quindi c'è ancora un sottobosco di persone che vendono la pietra filosofale. Ecco che allora fare un'informazione di base permette soprattutto ai genitori non solo di non perdere soldi, perché molti genitori spendono anche con viaggi della speranza in passato, quando c'era la moda delle cellule staminali, ad esempio, viaggi a Kiev, cose del genere, ma perdono tempo. Noi sappiamo che intervenire subito nei primi mesi, nei primi anni di vita per un bambino non verbale, per esempio, se si riesce a far parlare un bambino non verbale entro i 6, 7, 8 anni di vita, allora si può raggiungere un certo successo. Diversamente, superato questo periodo d'età, diventa assolutamente molto più difficile. Quindi non bisogna perdere tempo, bisogna scartare le terapie fasulle, diciamo così, concentrarsi sulle validate e potenziare la famiglia, metterla al centro di ogni progetto. L'esperienza appunto diretta di chi è in contatto, e questo sarà anche il tema dell'ultimo incontro, proprio in occasione della giornata mondiale sull'autismo. Sì, Maria Chiara parlerà della storia di Luca. Se è vero che i soggetti autistici sono tutti anche molto diversi fra di loro, però le storie delle famiglie con autismo sono molto simili, perché c'è il periodo in cui arriva la diagnosi e allora ci si critica e ci si attacca tra mamma e papà, poi si prende consapevolezza, anche se in non tutti i casi si prende consapevolezza, poi si decide di affrontare il problema, poi il bambino va a scuola, inevitabilmente molti genitori finisce che litigano con gli insegnanti o con gli insegnanti di sostegno, perché spesso questa condizione non è compresa, non è ben affrontata. Poi c'è il problema di relazionarsi con lo Stato, le varie altre agenzie, il riconoscimento della disabilità quando c'è la disabilità, quindi le storie sono un po' tutte uguali. Noi racconteremo la nostra per dare degli spunti per chi può riconoscersi, per costruire un piccolo bagaglio di esperienze altrui e di impedire magari di fare certi errori grossolani. Informazione e divulgazione è, come abbiamo capito, uno degli obiettivi fondanti dell'Associazione Veneto Autismo, ed ecco allora questi seminari, questo primo ciclo, a cui naturalmente altri poi ne seguiranno nei mesi successivi, ma ovviamente l'associazione poi sta avviando anche varie altre attività. Sì, noi adesso stiamo in riconoscimento appunto delle nostre attività, stiamo preparando anche un seminario che sarà a fine anno scolastico, dove tratteremo tutto l'ambito dell'inclusione scolastica. Perché? Perché a nostro parere l'inclusione scolastica della neurodiversità, quindi dell'autismo, non è sufficiente in Italia. Noi sappiamo, per esempio, che il 42% dei bambini disabili a scuola hanno una disabilità psichica, e contestualmente sappiamo che quando tutti parlano di disabilità, anche a scuola, quasi tutti pensano alla carrozzina o alla rampa o comunque disabilità fisiche, o per esempio alla cecità o bambini ipoacustici, cose di questo tipo. È raro che una scuola, e sicuramente il sistema scolastico nazionale non lo fa in maniera sistematica, si occupi invece della disabilità psichica. Per esempio, noi sappiamo che circa il 15% delle persone con autismo non tollera o rimane molto infastidita dallo sfarfallio dei neon che spesso sono presenti nelle nostre aule, nelle classi, nelle scuole. E questo determina un sovraccarico sensoriale che può spingere il soggetto
a stare irrequieto, a non star fermo nel banco, ad esempio, io sto facendo solo un esempio, che però questa cosa non viene considerata né dagli insegnanti né dalla scuola, né insegnanti di sostegno, però sono piccoli accorgimenti che si possono anche individuare per un istituto, sostituendo appunto delle lampadine, magari solo quando c'è il soggetto con autismo che conclama questa difficoltà. Ecco, tutto questo a scuola non c'è. Noi, in collaborazione con l'Istituto Vescovile di Treviso e il Collegio Pio X, abbiamo introdotto da diversi anni ormai, perché Luca frequenta la scuola da diversi anni, un nostro modello di comprensione scolastica, lo chiamiamo così, nel doppio senso della comprensione, nel senso della comprensione perché Luca comprende il mondo che lo circonda, ma nell'altro senso perché il mondo che circonda Luca impara a comprendere lui. Ecco che allora la comprensione del mondo scuola e del soggetto Luca con il tempo stanno lavorando bene e stanno portando dei risultati. Addirittura negli ultimi mesi Luca riesce a interagire con gli altri bambini e a cercare addirittura nel gioco, ovviamente organizzato, non nel gioco libero, ma anche in alcuni aspetti del gioco libero, e quindi quando si affronta nel modo corretto la condizione autistica, noi diciamo sempre, è una condizione che pervade tutta la vita, per sempre una persona, ma rispetto ad altre condizioni, se si lavora bene in equipe, in gruppo e con le idee chiare, si possono ottenere molti grossi risultati. Presenteremo dunque il lavoro svolto quest'anno a scuola per Luca a fine anno scolastico. Ora la data ancora non l'abbiamo fissata, ma sarà fine maggio, proprio a scuola faremo una restituzione, la chiamiamo così, del lavoro svolto un po' in tutte le materie. Insomma, abbiamo capito, tanti sono gli aspetti legati alla condizione autistica, uno status che è sempre più diffuso anche nel nostro territorio. Tanti soprattutto sono gli aspetti ancora non conosciuti come sarebbe necessario. Grazie intanto a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Io vi ricordo anche il sito di questa nuova associazione, dove poi potrete trovare tutti i dettagli sui programmi, i progetti, le iniziative, anche i contatti per chi volesse informazioni ulteriori, anche delle piccole consulenze, perché no? Quindi www.venetoautismoonlus.org. Siete in attesa del riconoscimento ONLUS, certo. I soliti tempi tecnico-burocratici. Grazie ancora a Nicola Pasqualato, presidente di Veneto Autismo. Grazie a voi, a presto. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Prendiamoci cura di noi stessi, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Sunrise, washing away the night.
Time goes overflowing. You don't want to let go. Your heart is broken, 'cause your son told you so. The city tried, the city tried, the city tried, the city tried. Oh, come one last time, holding on to your last night. Words are unspoken when you take a look at him, taking his hand strong. You bring peace as a father could bring. Never see you cry, never see you cry, never see you cry, never see you cry. Your body surrounds laying down, and your mind so accepts the end. Stay down, cover. Bullets will not hit your head. The end of a tunnel. You can't stand now. Now it's alright. It's alright.
Ask her who she was. Always met her in my dreams. I always had fun. She's serious. Kill me, always knew she wanted blood. I don't even care. Glad to see you again. Princess, maybe I'm going mad. Maybe I don't sleep well. Maybe this is hell. Worry now. Worry now. Find myself in bed, since right and shell. Don't remember well my age. Sit up and got chance. Why so not sure? There's a lot on the floor. Once I opened the door, realized it was a dream. Nothing left to lose. Jumped into the fire. Worry now. Worry now. Worry now. Worry now. Worry came from my window, scared around like trees, asking who she was. Always. Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino, per il bene mio e di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Ed eccoci, come di consuetudine, sintonizzati sulla terza pagina delle emittenti che svolgono attività di informazione al territorio. A questo proposito, l'altra volta mi sono permesso di sottolineare l'importanza dell'informazione locale, spesso attiva nel dare il suo contributo a quella nazionale. Vi è nota la recente tragica vicenda di Ravanusa in Sicilia? Ebbene, la prima emittente a portarsi sul luogo di questa grave disgrazia, già alle 10 di sera, poco dopo le esplosioni che hanno distrutto e seminato morte in un intero quartiere, le prime immagini di cronaca sono di Agrigento TV. Il suo editore, Maurizio Bellavia, di sua iniziativa era sul posto per la cronaca. La redazione di Agrigento TV e Maurizio le ha immediatamente passate a Rai News e lì è nata una diretta lunghissima. Ne sono testimone perché alle 4 di mattina ho sentito elogiare e molto proprio Maurizio Bellavia dal conduttore della diretta di Rai News, e alle 5 di mattina l'ho letto ancora lungamente nelle classiche didascalie sotto a corredo delle immagini. Un
lunghissimo, instancabile lavoro di cronaca svolto dalla struttura di una eccellente emittente, Agrigento TV, che non è stata ammessa dal DPR 146-2017 alla possibilità di continuare nel suo lavoro di informare non solo il territorio, tutta la nazione. Non è forse la più palese dimostrazione di violazione dell'articolo 21 della Costituzione, del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, più volte difeso dal nostro capo dello Stato in persona. E credete, un vero orgoglio sentire elogiare il grande ininterrotto lavoro di Maurizio Bellavia. Solo l'ultimo degli esempi del ruolo conquistato in almeno 9 lustri dalla gran parte dei nostri editori, al servizio non solo del territorio, ma anche dell'informazione nazionale e in questo caso Rai News. Auspichiamo che i nostri bravi politici che conoscono il nostro lavoro, perché spesso sono nostri ospiti, prendano atto del ruolo fondamentale che rivestono le nostre testate giornalistiche locali e le vogliono tutelare, chiedendo l'abrogazione del DPR 146-2017. È una fonte secondaria che di fatto sta delegificando l'articolo 21 della Costituzione. Solo un esempio, e parlo del Veneto, la mia terra. Su 44 televisioni, solo 14 hanno avuto accesso alla Tower Rai, l'unica. 30 televisioni escluse. E le 14 ammesse, nella recente riunione svoltasi per i contratti, nessuna di queste 14 ha firmato il contratto sottoposto. Mi pare un segnale di per sé eloquente. Qualcosa non quadra, e non solo in Veneto, a quanto pare. L'informazione locale va tutelata. Ma anche i gruppi pare abbiano un qualche problemino stando ai numeri che stanno facendo circolare, e mi auguro sinceramente vengano smentiti dai fatti. E il paradosso sarebbe che gli utenti in grado di ricevere il T2 siano ben inferiori alle aspettative. Se è vero, sarebbero meno del 50% coloro in grado di ricevere la nuova tecnologia. Situazione che sta creando problemi non indifferenti anche alle imprese nazionali. Gli auguriamo di no, per carità. Un mutamento delle aspettative possibile, considerato il momento di crisi che stiamo attraversando. Non sono poche le famiglie che non possono permettersi spese supplementari e rinunciano al nuovo, rinunciano alla televisione. Questo, ripeto, non vuol dire essere contro e che bisogna rinunciare all'evoluzione della tecnologia. La crisi ha stravolto le regole di mercato e, abrogando il DPR 146-2010, si pone un ragionevole ed immediato rimedio, permettendo agli editori locali di continuare nella loro attività. L'esperienza maturata in questo periodo sul campo permetterà di ponderare uno strumento legislativo che salva migliaia di posti di lavoro e a voi, agli utenti, di potersi permettere con la dovuta gradualità l'acquisto dei nuovi apparati utili alla ricezione. Buon senso che il mondo della politica dovrebbe fare suo, quantomeno in rispetto del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Prima di passare alla pagina di questa sera, permettetemi di ringraziare il signor Dalmazio Sgolacchia, che il 1 dicembre scorso ha voluto dare sostegno alla cultura con un suo piccolo ma significativo bonifico. L'importo non è importante, ovvero è davvero importante perché certamente commisurato alle sue possibilità, ma importantissimo è il bel gesto che ha fatto nei confronti di un lavoro che stiamo cercando di svolgere
con la massima dignità, con la massima serietà. In questa puntata siamo a proporvi un'esecuzione giusta, perfetta per l'Avvento. La registrazione, come vedrete, è stata fatta in un luogo di culto, la chiesa di Col San Martino. Un ringraziamento doveroso lo devo fare all'arciprete Don Carlo Maccari, sempre sensibilissimo alla cultura. E vedrete, siamo in totale assenza di pubblico, lo scorso anno, in pieno lockdown. E come vedrete è dedicata ad un caro amico, il cantante lirico, mio compaesano, Angelo Mori. Fenomenale, un grande cantante, il più gradito dal grande Mario del Monaco quando era impossibilitato a cantare. E nel ricordo di Angelo Mori, di Lino Mori, vi propongo volentieri il bel servizio redatto con Angelo protagonista da Eden TV, una emittente di informazione che non c'è più. E permettetemi di mandare un caro saluto ad Adriana, Stefania e Gianni Rasera, l'editore, protagonisti per decenni davvero di un eccellente lavoro. Ovviamente anche il più sentito ringraziamento per il servizio che stiamo per mettere in onda a testimonianza. Dopodiché ascolteremo il quartetto Ensemble Benedetto Marcello, 2 violoncelli, Lorenzo Parravicini e Lorenzo Gallo, e un clavicembalo, Mario Parravicini. Completa il quartetto la bellissima voce del mezzo soprano Benedetta Mazzetto, giovane e davvero brava. Buon ascolto. Una voce potente, priva di qualsiasi imperfezione. Angelo Mori, Trevigiano Doc, svela la sua vita ai nostri microfoni. Mio padre non ne voleva sapere. Quando sono arrivato a 17 ha deciso che dovevo andare a Milano a studiare canto. E sono andato da Aureliano Pertile, il quale in quegli anni stava già male in salute, e quindi, non potendo studiare con lui, ho studiato poi con il maestro che lo accompagnava nei concerti e il maestro che lo accompagnava al pianoforte. Una carriera iniziata, possiamo dire, grazie alla vittoria in un concorso alla Fenice di Venezia nel 1960. Da lì Angelo Mori incominciò a sorvolare oceani. In Finlandia, un po' dappertutto, molte volte in Germania soprattutto, e poi naturalmente in tutti i teatri italiani, praticamente li ho fatti tutti, insomma, i teatri italiani. Poi una volta a New York, una volta a Montreal in Canada. La carriera posso definirla soddisfacente, insomma, ecco, anche se non eccezionale, però insomma, ho avuto le mie soddisfazioni. Un cantante inarrestabile, ma nel 1998, dopo la serata con l'opera, proprio a Pieve di Soligo, a pochi passi da dove è sempre abitato, l'artista ha dovuto fermarsi. Insomma, tutto sommato, malgrado quello che mi è successo con la famosa emorragia cerebrale che ho avuto 11 anni fa, me la sono anche cavata abbastanza bene, quindi non posso neanche lamentarmi. Ora Angelo Mori ascolta la sua voce e guarda contributi video di qualsiasi cantante d'opera. Uno studio, quello al primo piano della sua abitazione di Farra di Soligo, ricco di ricordi. Articoli di giornale, CD, LP, musicassette, DVD, fotografie che lo ritraggono in qualsiasi luogo del mondo.
Ma io ho conosciuto tutti i grandi artisti, i grandi tenori, soprani, baritoni, con i quali ho cantato anche diverse volte, insomma, questo l'attestato che c'è sopra il pianoforte qui lo dimostra, ed era naturalmente un grande piacere poter cantare con i cantanti più famosi, che avevano sempre qualcosa da insegnare. Forse Angelo Mori ha incominciato a cantare grazie alla passione del padre. Emigrato in Francia, ma ritornato subito nel trevigiano dopo la nascita del tenore. Lui era appassionatissimo di canto e non vedeva l'ora di mandarmi a studiare, perché un giorno mi mise addirittura sul bastone della bicicletta per portarmi a farmi sentire da Toti dal Monte, che abitava ancora a Mogliano Veneto. Nella sua carriera ha cantato moltissime opere, la più eseguita Rigoletto, ma amava di più ma non di Puccini e Chenier di Giordano. Mi definisco un cantante che ha fatto il suo dovere, sicuramente, naturalmente rincorrendo quelli che erano molto più celebri e cercando di avvicinarmi a loro. Poi dopo, insomma, al di là di questo, io non mi sono mai posto problema di arrivismo, quindi per me andava bene aver fatto il mio dovere e poi tornarmene a casa tranquillo. Sul palco succedevano tante cose, a raccontarle ci vorrebbe un certo tempo, insomma, perché c'era sempre qualcuno che tentava di farlo spiritoso, alle volte cambiando anche magari parole che non erano quelle del testo, e quindi bisognava, insomma, stare al gioco, ecco, tutto. La prima non era mai un divertimento, perché la prima c'era la tensione, il problema di far bene, e poi dopo, quando le cose andavano nel verso giusto, allora magari verso l'ultima recita ci si permetteva anche qualche giocosità, insomma, ecco. Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, chiuso era l'uscio e la magion deserto, e dove lascerà quell'angel caro, vorrei che prima potei in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti. Amore
Telemann, nella molteplicità delle sue attività di compositore, dedicò particolare interesse alla musica da camera senza basso continuo. La fantasia numero 7 ci coinvolgerà in una serie di stati d'animo che vanno dalla dolce malinconia alla gaiezza, all'umorismo, senza dimenticare stati d'animo come la disperazione. Brano giusto, perfetto per ricordare un grande cantante lirico qual è stato Angelo Mori. E appunto di George Philip Telemann proponiamo, come detto, la fantasia numero 7 per violino senza basso continuo in bemolle maggiore nei tempi di dolce, allegro, largo, presto. Sarà eseguita da Giovanni Scarpa che, come sentirete, lo ha conosciuto molto molto bene. Era di casa. Lo scorso giorno di Natale purtroppo è venuto a mancare il tenore Angelo Mori, che per me è stato un amico, una persona molto preziosa e anche il padre del mio migliore amico, il mio amico d'infanzia Leonardo. È stata una figura dal punto di vista artistico fondamentale per Col San Martino e io lo ricordo con grande gioia, ripensando alla mia prima esibizione pubblica proprio insieme al mio amico Leonardo, in cui avevamo 8-9 anni circa e Angelo, ma noi lo chiamavamo Lino, era il direttore della scuola di musica di Col San Martino e noi facevamo il saggio finale e ci aveva indottrinato sul fatto che qualsiasi cosa che succedesse in concerto bisognava sempre andare avanti. Lui lo diceva dall'alto di un'esperienza internazionale sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo. E successe che durante l'esecuzione ci fu un imprevisto, io e Leonardo ci siamo fermati e da dietro la tenda mi ricordo la voce di Lino che urlò "Avanti!" e noi senza neanche guardarci subito abbiamo cominciato a suonare dallo stesso punto perfettamente insieme e questo è stato un insegnamento proprio sul campo. Durante un'esecuzione qualsiasi cosa succede bisogna sempre andare avanti e portarla a termine. E un altro ricordo, e questo anche questo mi interessa, mi preme dirlo, una volta stavamo andando a Roma in macchina e Lino mise su una sinfonia di Beethoven in un CD e si arrabbiò dicendo in questa macchina, le macchine all'epoca erano meno silenziose di adesso, in questa macchina non si può ascoltare Beethoven perché non si sentono i pianissimi. E questo era, come dire, significa che Lino amava tutta la musica, non solo la lirica, cioè quella che lui praticava, ma ascoltava Chopin, ascoltava Mozart, ascoltava il barocco, ascoltava tutto, ed è per questo che io dedicherò a lui e alla sua famiglia questa fantasia numero 7 di Telemann, che appartiene a un repertorio che da lui non era spesso praticato, ma che lui sicuramente amava. Ciao Lino.
Per il concerto adatto alla solennità della Settimana Santa, come detto, abbiamo chiesto l'ospitalità della chiesa dedicata all'Assunzione in cielo di Maria. Rinnovo quindi il ringraziamento al signor arciprete Don Carlo Maccari per averci dato modo in questo periodo di realizzare una produzione nel luogo consono alla solennità di questo momento. Ecco che di Benedetto Marcello verrà eseguito il 15° Salmo di Davide, musicato sfruttando timbristiche calde, voce di mezzo soprano in continuo dialogo con un violoncello concertante, accompagnati dal basso continuo, altro violoncello e clavicembalo. Le successive 3 sonate seguono la struttura della sonata da chiesa, nella quale si alternano 2 movimenti lenti a 2 veloci e nella quale non sono presenti movimenti di danza. Quindi di Antonio Vivaldi la sonata in si bemolle maggiore RV 47, ancora di Benedetto Marcello la sonata numero 2 in mi minore e per concludere, sempre di Antonio Vivaldi, la sonata numero 7 in la minore RV 44. Buon ascolto.
Il
Rinnovo l'appello a Sua Eccellenza il Capo dello Stato. Se, come ha più volte detto e ridetto, l'informazione è presidio di democrazia, ci aiuti a difendere la democrazia attivandosi per l'abrogazione del DPR 146 del 2017, che sta facendo chiudere centinaia di editori locali, mettendo sulla strada migliaia di lavoratori che hanno l'unica colpa di informare il territorio. Detto questo, vi raccomando, il momento è difficilino, cerchiamo di rispettare le regole. Vi invito
ad usare la mascherina, anche se non ci fosse obbligo, usatela lo stesso. Vaccinatevi. Pare dai numeri che la vaccinazione abbia limitato la pandemia. Prendiamone atto. Cerchiamo di fare per quanto possibile il nostro dovere. Detto questo, mi raccomando, la spesa andiamola a fare dai nostri commercianti, i regali di Natale, dalle nostre botteghe, quelle vicino a casa. Grazie e alla prossima. Quasi il 90% degli italiani, compresa me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti, perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non siamo soli in questo universo. Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Buonasera amici e benvenuti alla rubrica Valdo TV 361, l'appuntamento non periodico di Valdo TV. Questa puntata è intitolata Il diabete di tipo 1 e il progetto DiabFriend. Sigla. Quindi, diabete di tipo 1 e progetto DiabFriend, argomenti questi che affronteremo con le nostre carissime ospiti. Letizia Pozzebon, socia dell'associazione Nastrino Invisibile e affetta da diabete mellito di tipo 1. Michela Zandonà, mamma e consigliere dell'associazione Nastrino Invisibile. E Paola Tranquillo, responsabile del progetto DiabFriend. Benvenute, innanzitutto. E prima di tutto volevamo fare un attimo un'introduzione sul diabete mellito di tipo 1, in modo che i nostri telespettatori possano capire meglio di che cosa stiamo parlando questa sera. Infatti il diabete mellito di tipo 1 è una patologia autoimmune. Cosa vuol dire che è una patologia autoimmune? Il nostro sistema immunitario, per capirci meglio, l'esercito che combatte soprattutto i microrganismi patogeni nel nostro corpo, attacca le cellule del nostro corpo. Nel diabete di tipo 1, in particolare, le cellule che producono l'insulina, che sono delle cellule presenti nel pancreas, le cosiddette beta cellule. Facciamo un passo indietro. Le nostre cellule si nutrono di zuccheri. Gli zuccheri li recuperano attraverso il sangue e a loro volta attraverso i cibi che noi mangiamo, soprattutto i carboidrati, e quindi la pasta, i cereali in genere, i dolci. E carboidrati che sono appunto anche gli zuccheri semplici. E i livelli di zucchero nel sangue sono controllati da due ormoni principali, che sono l'insulina e il glucagone, prodotti entrambi dal pancreas. In particolare l'insulina serve per abbassare i livelli di glucosio nel sangue, mentre il glucagone li alza. Quando mancano questi due ormoni succede che il nostro organismo riceve dei grossi danni, sia dalla condizione chiamata ipoglicemia, quindi bassi livelli di zucchero nel sangue,
sia dalla condizione chiamata iperglicemia e quindi appunto gli alti livelli di zucchero nel sangue vanno a danneggiare il corpo tramite meccanismi di stress ossidativo. Nel diabete mellito di tipo 1 le cause purtroppo sono ancora sconosciute, però il nostro sistema immunitario appunto attacca queste beta cellule ed è un processo lento che impiega anche molti anni per manifestarsi, perché le beta cellule devono essere danneggiate almeno all'80% per causare un drastico calo dei livelli di insulina nel sangue. Infatti quando l'insulina comincia a scarseggiare, la persona affetta da diabete mellito di tipo 1 entra in una condizione di iperglicemia, il glucosio raggiunge livelli stellari e i principali sintomi che devono allarmare sono la forte sete e l'aumento della diuresi. Sostanzialmente si beve tantissimo e si va a fare anche tanta pipì. Questa è una condizione che va sicuramente riconosciuta più presto, perché l'iperglicemia, come già accennato, danneggia vari organi, danneggia i reni, la retina, il cervello, il cuore, i nervi. Non solo, perché i livelli alti di glucosio nel sangue vanno anche a favorire le infezioni, perché appunto i batteri si nutrono di zucchero. Quando una persona scopre di avere diabete mellito di tipo 1 deve iniziare a somministrarsi per via sottocutanea delle dosi di insulina, che è appunto carente. Ma l'insulina è un ormone e gli ormoni, come si sa, sono delle sostanze pericolose che vanno assunte alle dosi giuste e in particolare l'insulina va assunta in base alla quantità di carboidrati che vengono assunti durante i pasti. Se se ne prende troppa, purtroppo la persona rischia di andare in ipoglicemia. Se viene presa troppo poca, è come se non venisse presa e quindi iperglicemia. In entrambi i casi le condizioni sono molto pericolose, perché si può andare incontro a una situazione addirittura di coma, a sua volta ipoglicemico o iperglicemico. Quindi veniamo al punto e parliamo subito con Letizia, la nostra amica che è affetta appunto da diabete mellito di tipo 1. Letizia, come hai scoperto di avere diabete? Allora, sono passati 4 anni e era a giugno, ho iniziato a bere di più, avere tanta fame, però col fatto che stava iniziando l'estate non ci avevo dato molto peso, perché comunque col caldo si beve di più solitamente. Poi verso settembre ho iniziato, oltre a svegliarmi di notte per bere, anche a sentirmi più stanca, magari dormivo anche il pomeriggio, e un giorno mi è venuto improvvisamente un'orticaria e allora per questo motivo i miei genitori mi hanno deciso di portarmi dal dottore. E là, arrivata dal medico, dopo avergli detto, oltre che all'orticaria, anche del fatto che avevo perso molto peso, bevevo sempre di più e anche mangiavo sempre di più, allora lui, da questi sintomi e anche sentendo dall'alito acetonico, ha capito subito di cosa poteva essere. Infatti mi ha subito fatto lo stick glicemico e la glicemia era 475 e mi ha fatto direttamente la ricetta per andare al pronto soccorso. Certo. Raccontaci quindi da questo momento come sono cambiate le tue giornate, perché gestire un diabete, una glicemia alta, sembra che sia davvero complicato. Raccontaci un po' proprio la tua giornata tipo. Allora, all'inizio è stato un po' difficile tra l'alimentazione e l'insulina, anche perché era molto complicato capire tutto questo cambiamento, e adesso alla mattina cerco di svegliarmi presto, perché l'assunzione di insulina deve avere un intervallo di un tot di ore, e mi peso il mio pasto della colazione, quindi i singoli ingredienti che mangio, e dopo aver fatto il calcolo dei carboidrati faccio la mia colazione e mi faccio anche l'insulina. Dipende poi la quantità di insulina sia dai carboidrati e poi anche in relazione alla mia glicemia, nel senso che se parto con la glicemia più alta assumerò più insulina e viceversa. Poi vado a scuola, frequento l'università e il mattino, poi magari può essere che sto al pomeriggio, ho lezione anche al pomeriggio,
e quindi mi porto il pranzo a sacco da casa. E questa a volte è un po' complicato perché non so mai cosa portarmi e devo sempre portarmi comunque qualcosa che posso contare i carboidrati, quindi devo pensarci prima a casa. E successivamente il pomeriggio torno a casa, se ho la glicemia alta tendenzialmente vado a camminare perché so che comunque mi aiuta un sacco e la bassa. E poi a cena, anche là di solito mangio le stesse cose e faccio anche là peso le cose che mangi, singoli ingredienti, per aggiustare insomma la dose di insulina, anche se non sempre poi la glicemia è a posto. Sì, diciamo che poi il diabete fa un po' quello che vuole, mi dicono, no? Quindi bisogna sempre tenerlo sotto controllo, controllare sempre la glicemia e comportarsi di conseguenza, infatti. E quindi una gestione sicuramente molto difficile. Michela, tu che sei una mamma e che sei appunto socia consigliera dell'Associazione Nastrino Invisibile, parlaci un po' dal tuo punto di vista del diabete, se hai figli o figlie, appunto, ecco, una bambina affetta da diabete mellito, com'è? Allora, noi abbiamo scoperto il diabete di mellito tipo 1 quando nostra figlia aveva solo 6 anni e mezzo. Per noi non conoscevamo la malattia, eravamo completamente estranei, per cui è stata veramente un fulmine a ciel sereno. Non conoscevamo niente, per cui subito è entrata in noi la disperazione, soprattutto perché ci hanno detto da subito che non c'era una cura e con questa malattia avremmo dovuto convivere per tutta la vita, e questo per tutta la vita ci ha veramente spaventato. È stata una cosa veramente grande che abbiamo fatto e facciamo ancora fatica a digerire, perché una mamma per un figlio spera sempre nel massimo, spera sempre nel top. E il diabete, i nostri ragazzi possono fare di tutto, abbiamo visto che Letizia si è diplomata, adesso va all'università come tutti gli altri ragazzi che non hanno il diabete, però per le famiglie il diabete cambia la vita, la condizione in modo estremo, perché comunque dobbiamo pesare anche noi tutti gli alimenti, come ha ben detto Letizia, di notte ci alziamo più di una volta a misurare la glicemia, perché è consuetudine per la glicemia abbassarsi, andare in ipoglicemia, per cui dobbiamo svegliare i bambini, i ragazzi e dargli da mangiare o dargli da bere la Coca-Cola che alza la glicemia stessa, per cui nel primo periodo ci mettevamo la sveglia all'1, alle 3 e alle 5, ogni 2 ore provavamo la glicemia a nostra figlia, proprio per il timore che la glicemia si abbassasse. Poi la vita comunque di nostra figlia doveva continuare, per cui lei ha continuato a mangiare in mensa. Allora io e mio marito a turno, in base ai nostri impegni lavorativi, ci recavamo a scuola a misurare la glicemia, a fare l'insulina, e poi nostra figlia poteva partecipare alla mensa come tutti gli altri ragazzi. Stessa cosa per la pratica dello sport. Nostra figlia praticava e pratica ancora nuoto. Prima di entrare in vasca si misura la glicemia, e in base ai valori della glicemia, se è tendenzialmente bassa, mangia qualcosa, un biscotto, un cracker, qualcosa, in modo che durante la lezione di nuoto non si abbassi e vada troppo bassa in ipoglicemia. Anche le nostre attività per andare al ristorante, per andare a mangiare la pizza sono condizionate, perché se la glicemia è alta rinunciamo perché poi comunque sappiamo che il giorno dopo ne paghiamo le conseguenze e la glicemia rimane tendenzialmente alta. Di conseguenza è un po' tutto in base ai valori che nostra figlia ha. Hai detto ne paghiamo le conseguenze, cosa significa? Significa che ci limita la libertà. Perché appunto ci sono i controlli ravvicinati. Ci sono i controlli ravvicinati, se abbiamo magari se c'è da andare a mangiare la pizza, diciamo no, la glicemia è troppo alta, non ci andiamo. E soprattutto magari non sappiamo i piatti con cosa sono fatti. Ma infatti proprio di questo volevamo parlare, perché
appunto mangiare al ristorante o comunque mangiare fuori. Anche Letizia ha parlato appunto del portarsi il pranzo a sacco banalmente, ok, uno pensa esco di casa e mi porto un panino, no, perché pesa il pane, pesa tutto, ok? Tu hai parlato della mensa scolastica e anche lì non penso ci sia stata la possibilità di pesare gli ingredienti, oppure me lo racconterai tu, insomma. No. Noi abitualmente decidiamo, con nostra figlia, decidiamo di mangiare un primo o un secondo accompagnato da carboidrati, non entrambi, in modo da non creare confusione nel calcolo dei carboidrati. Per cui nostra figlia preferisce, per facilitare la sua scelta, mangiare sempre un primo pasta, sa ormai ad occhio, perché dopo 7 anni è abituata, sa ad occhio quale quantità di pasta mangiare, e di secondo evita un secondo e un